Una volta che il seme lo pianti, è chiaro che devi continuare a irrigarlo, no? Questo può significare la nostra costanza nel continuare a fare quello in cui crediamo senza ovviamente vederne i frutti subito. Dopo tutto quello che mi hai detto, Francesco, ti chiedo qual è il tuo messaggio per il mondo? The inner child doesn't just represent a little kid. It represents our pure soul. It represents who we are meant to become. Who are we meant to be? Non hai mai avuto voglia di fare una squadra? Sì, però non trovo alcuni con cui giocare, poi cioè, la legge dice che non posso giocare. Oggi sono molto emozionato e spero di fare gol e soprattutto di divertirmi. Giovane calciatore nato con una gamba sola che ha il sogno di formare la prima nazionale di calcio italiana per ragazzi amputati. Messi perché ti piace? Perché è il giocatore più forte del mondo e poi è mancino come me. Pronto? Francesco, sono Fuad. Ciao Fuad. Ciao, buongiorno, ciao, sono quasi arrivato. Dovresti leggere il mio cognome sul campanello. Francesco Messori, campionissimo. Francesco Messori. E allora ve lo presento, Francesco è qui. Fuoriclasse assoluto, fondatore della nazionale italiana calcio amputati. Mi sento che può essere famoso. Sono nato senza la gamba destra e mia mamma ha scoperto la notizia in realtà parecchio tardi, all'8° mese, e durante l'ecografia sente un calcio nella pancia e allora dice, perché mia mamma giocava a calcio, tra l'altro da più giovane, qua nella Correggese, qua a Correggio dove abitiamo, esclama dicendo vorrà dire che giocherà a calcio come sua madre, no? Dopodiché però appunto la dottoressa durante l'ecografia, mentre girovagava sulla pancia, scopre appunto dallo schermo che mancava la gamba. E io così, come ho detto farà il calciatore, li ho guardate e ho detto suonerà la tastiera come suo padre. No, però mio padre è ancora convinto che io possa iniziare a suonare uno strumento, però io sono fissato sul calcio e non voglio cambiare idea. Il calcio per lui è la vita, è la vita. E quindi io ti dico, sono diventata anch'io una tifosa. Nonostante la disabilità, considera che fin da piccolo, una cosa che mi ricordo è che mia mamma mi diceva che qualsiasi roba di pallone che c'era in TV io mi mettevo a guardarla. Non ho mai fatto la vittima io, su questo devo essere sincero. Non ho mai voluto approfittare di nulla riguardo alla mia disabilità. Mi sono sempre messo al mio posto, cercando di viverla al meglio, anche in armonia con chi mi stava intorno. Lo step, diciamo, principale è avvenuto appunto quando io ho abbandonato la protesi, quindi ho abbandonato anche il ruolo di portiere di conseguenza. Ho iniziato a giocare più avanti in attacco, già era un ruolo che mi piaceva di più, mi entusiasmava di più rispetto al portiere. Per arrivare a questo sogno c'è stato prima il tesseramento da parte del CSI che inizialmente mi ha dato la possibilità di giocare con i normodotati. Parliamo del 2012. Da lì è partita un po' tutta la nostra storia come nazionale italiana di calcio amputati. Abbiamo fatto tante cose in questi 12 anni, chissà quante altre ne faremo. Il CSI accoglie subito l'invito di Francesco, modifica il regolamento e permette a Francesco di giocare insieme ai suoi compagni. Un anno dopo Francesco ci ricontatta e ci dice che attraverso Facebook ha contattato tanti ragazzi che sono nelle sue condizioni ed è pronto per formare la prima nazionale amputati di calcio. Questa squadra un anno e mezzo fa, partito tutto da Facebook, ho voluto raggruppare questo numero, cioè un certo numero di ragazzi per poter giocare con loro
dato che avevo visto che all'estero esisteva già questa cosa. E allora dopo poco tempo ho fatto il primo torneo nella mia città dove vivo, a Correggio. Più ci penso, più questa cosa ha del miracoloso, ha un sapore di un disegno più grande. Iniziare a ricevere messaggi da parte di ragazzi amputati in giro per l'Italia, vogliosi di giocare a calcio come te, senza una gamba con le stampelle, era qualcosa che non aveva prezzo. L'anno scorso è stata ufficializzata la squadra nazionale appunto dal CSI e adesso ogni mese ci troviamo per fare un allenamento. Io credo che lo sport sia l'arma di pace più potente di questo mondo. Credo che sia una delle poche cose che riesca ancora a mettere insieme culture diverse, colori di pelle diversi, modi di pensare diversi. Perché quello che io e i miei compagni abbiamo vissuto, viviamo e vivremo sempre è proprio il fatto che quando entriamo in campo le persone non ci vedono più per quello che ci manca, ma per quello che riusciamo a dare con quello che abbiamo. E questa è la vera vittoria. Credo che sia e possa essere la vera vittoria di chiunque con una diversità si avvicini a qualsiasi sport. Anzi, proprio grazie alla sua diversità è in grado di mettere in mostra quelle che sono le sue capacità. Avere un po' questo senso di privilegio rispetto al fatto di aver creato la nazionale c'era, e quindi di conseguenza magari negli ambienti in cui ero e venivo invitato dovevo presentarmi in un certo modo. Io ricercavo sempre l'autenticità, l'originalità, però probabilmente la ricercavo in cose effimere. Il percorso mio sportivo e anche di vita mi hanno portato in un qualche modo a essere un po' nel mio piccolo al centro dell'attenzione e quindi di conseguenza ricercarlo sempre. Però mi piaceva quando ero al centro dell'attenzione. Le persone che comunque mi dicevano sei il numero uno, sei un esempio per tutti, nonostante la tua disabilità hai realizzato il tuo sogno. Potrei chiederti come può un ragazzino di 14 anni non pensare di essere il numero uno. Certo. In questa mia crisi, che è stata proprio una depressione, io ho capito che quella mia sete di senso che avevo dentro era molto più profonda. Le cose materiali non potevano ripagare. La sconfitta è arrivata nel momento e nel periodo in cui io ho elaborato male quello che ho vissuto, male secondo la mia concezione di felicità e di libertà. Ed è per questo che io ho deciso in quel periodo di affidarmi a Dio. E mi ha dato modo di scoprirmi amato semplicemente per quello che ero. E di fronte alla sua presenza non ho più avuto bisogno e non ho più il bisogno di dimostrare nulla a nessuno, perché Lui mi ha amato nella mia più grande fragilità. Non voglio altro che condividere l'amore che io ho ricevuto e trasmettere a chi mi sta accanto e far capire anche agli altri che anche loro sono amati semplicemente per quello che sono. Quando tu ti senti amato per quello che sei, non hai più maschere, perché appunto ti senti amato in ogni tua peculiarità. Sai che qualcuno ti ama così e quindi sai che quell'amore è più grande di quello che tu puoi pensare, anche di te stesso. E poi soprattutto ti fa riscoprire tutto l'amore che tu hai ricevuto in passato. Dopo tutto quello che mi hai detto, Francesco, ti chiedo, qual è il tuo messaggio per il mondo? La nostra vera identità sia presente quando noi siamo bambini, che siamo nella spontaneità. Noi quando viviamo come i bambini e da bambini, noi lì abbiamo la nostra vera identità. And it's funny because the greatest fears that we have are where the greatest achievements and power is found.
Senza benzina non vai da nessuna parte.